Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Il caso di cui voglio parlare oggi è un caso particolare, uno dei casi più eclatanti scoperti durante la sua ricerca dal dottor Raymond Moody. È un caso molto significativo in quanto parla di una signora non vedente dalla nascita, addirittura senza nervo ottico, quindi impossibilitata proprio fisicamente alla vista del mondo che la circonda. Però prima di cominciare a parlarvi di questo caso vi dico che non è un caso unico a sé. Molti sono i casi di non vedenti che sono stati studiati negli anni. Uno degli studi più importanti fu fatto a cavallo tra gli anni 70 e 80 da un giovane professore di psicologia applicata, Kenneth Ring. Kenneth Ring verificò su 102 casi la bellezza di 20 casi di non vedenti che riportarono esattamente tutto quanto li circondava nel momento in cui vennero riportati alla vita dopo essere morti, le apparecchiature, le persone intorno, cosa era successo. Alcuni riportarono anche quello che era nei dintorni. Quindi ecco che il fatto che i non vedenti possano spiegare, descrivere esattamente tutto quello che c'è stato intorno, che è avvenuto intorno a loro nel momento in cui erano fisicamente morti, dà una prova maggiore della veridicità dei casi di NDE. Uno dei casi maggiormente studiati fu quella della signora non vedente Vicky Umipeg. Vicky Umipeg aveva i nervi ottici completamente lesionati, incapaci di trasmettere alcun segnale. L'unica cosa che non riuscì a testimoniare dopo essere stata rianimata, essersi ripresa ovviamente, furono i colori, in quanto lei non li conosceva e non sapeva riconoscere il tipo di colore, quindi il rosso dal verde, dal giallo, dal blu, eccetera. Altri non vedenti non sono riusciti a riconoscere, per esempio, le scritture, le cose scritte, in quanto non abituati alla forma fisica della scrittura, ma eventualmente solo al braille. Altri invece non vedenti, inspiegabilmente come il caso di cui vi sto per parlare, riuscirono a capire le scritte sui cartellini dei sanitari, proprio perché abituati attraverso al braille a riconoscere la forma di alcuni caratteri. Non chiedetemi come, perché non ve lo saprei spiegare. Arriviamo al caso di cui voglio parlarvi oggi. Chiamiamo la signora Ron. La signora Ron, perché il cognome suona molto simile, ma non è stato autorizzato il suo utilizzo, e pur avendo aderito allo studio della casistica del dottor Moody, ci spiega come una signora di colore di 67 anni, non vedente dalla nascita, ha improvvisamente il suo quarto infarto. Ebbene sì, era la quarta volta che aveva un infarto. Questa volta l'infarto fu molto importante. Il primo tentativo di mantenerla in vita fu fatto direttamente sull'ambulanza, in quanto la signora era praticamente già fisicamente morta, quindi le venne mantenuto il circolo sia sanguigno che respiratorio. Nel frattempo il marito della figlia fu chiamato dalla figlia, la quale disperata gli disse che questa volta la mamma non ce l'avrebbe fatta, quindi lasciò il lavoro e partì di gran carriera verso l'ospedale in cui stavano trasportando la suocera. A quel punto, raggiunto l'ospedale, mentre la suocera era già in sala rianimazione del pronto soccorso, dovette prendere l'ascensore, in quanto
La suocera nel frattempo venne trasportata nelle sale a rianimazione al secondo piano. Prese l'ascensore, mentre era sull'ascensore trovò un suo ex collega di lavoro nonché amico, al quale confessò sfacciatamente che questa volta la suocera probabilmente non ce l'avrebbe fatta e quindi gli sarebbe toccato ereditare. Raggiunse quindi la moglie nella sala d'aspetto, nella stanteria al di fuori della sala di animazione, e cercò di consolarla dal suo pianto e dalla sua disperazione. Quindi intanto nella sala rianimatoria i medici e i sanitari provavano a rianimare per ben la quarta volta la signora Ron, la quale però non dava segni di ripresa. Quindi venne deciso di considerarla ormai morta, defunta, e si prepararono a stilare il certificato. Nel frattempo un'infermiera che aveva coperto il corpo della signora Ron la stava trasportando verso l'obitorio dell'ospedale, verso l'ascensore per portarla all'obitorio dell'ospedale. In quel momento vide un braccio che ebbe una contrazione, quindi decise in tutta fretta di riportare la signora Ron all'interno della sala e i medici provarono a rianimarla una quinta volta. Questa volta la rianimazione ebbe successo e la signora si riprese, ma quello che accade dopo fu veramente spettacolare. La prima sorpresa l'ebbe la seconda infermiera che assistette la signora Ron dopo che si era ripresa, il giorno dopo, in quanto la signora non vedente la chiamò per nome. La infermiera lì per lì non capiva perché lei non le aveva dato il nome e la signora non poteva averla letto. La signora disse di aver sentito il suo nome mentre la stavano rianimando, mentre lei osservava il corpo dall'alto, e quindi le raccontò tutto quello che aveva visto e sentito in quel frangente. L'infermiera corse a chiamare il medico che aveva rianimato la signora Ron e piano piano la voce si sparse nell'ospedale. Ma un'altra cosa accadde in questo frangente. Quando finalmente il marito della figlia poté accedere al capezzale della signora assieme alla figlia, fu rimproverato dalla signora, che gli disse che non avrebbe comunque ereditato. Ovviamente glielo disse con un sorriso. A questo punto il marito della figlia svenne. Fu talmente tanta l'emozione e la sorpresa. Come aveva fatto la signora a sentire quanto era accaduto? La signora riportò come testimonianza che lei, oltre a essere uscita dal corpo e aver visto i sanitari che operavano intorno al suo corpo, al suo capezzale, aveva visto un po' quello che succedeva sia alla figlia che piangeva nella sala d'aspetto, sia il marito della figlia che nell'ascensore aveva parlato col suo ex collega di lavoro. Non solo, la signora Ron descrisse per filo e per segno le apparecchiature che c'erano nella sala rianimazione, esattamente come poi vennero manipolate e utilizzate dai medici e dai sanitari presenti. Una cosa impossibile da descrivere già a una persona vedente. Immaginiamoci da una persona che non vedeva dalla nascita e quindi non avrebbe saputo definire bene quali che sono i materiali, le forme, eccetera. Invece la signora disse che in quel momento, quando lei era fuori dal corpo, oltre a essere in piena tranquillità, aveva tutto quello che poteva, la conoscenza per poter esprimere i concetti e le cose che vedeva. Insomma, una storia, se vogliamo, a lieto fine. Quello che c'è proprio di esclusivo ed eclatante in questa storia è il fatto che la signora fosse cieca dalla nascita. Non vedeva assolutamente nulla, né forme né colori e neanche in controluce. Questo è uno dei casi più eclatanti e molto studiati sia da dottor Moody che poi dai sanitari, medici, scienziati che hanno studiato l'NDE negli Stati Uniti in questi ultimi anni. Spero che questa testimonianza
vi sia piaciuta, scrivetemelo nei commenti, vi porterò altre testimonianze. Siccome sono molte le domande che mi fate, risponderò in una domanda e risposta, quindi Q&A, nel prossimo video alle vostre domande sull'NDE, e farò un video non solo sulla storia dell'NDE, quindi i casi nella storia oppure i casi che sono successi poi, ma anche sulla bibliografia e sugli scienziati anche italiani che in questi anni hanno studiato e continuano a studiare questi momenti di premorte o NDE, come si dice. Ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, supportatemi, condividete il video, mettete un bel like, tutto questo mi aiuta a potervi portare altri video. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!